Evoluzione umana e visita extraterrestre. Cambia l'era, stiamo uscendo dall'era dei pesci e stiamo entrando nell'era dell'acquario. Ho scelto queste immagini apposta. Questa è l'era dei pesci, è stata un'era dove si sono contrapposte due forze. La forza dominante di quel periodo dell'era dei pesci, che è stata la religione, è caduta. E l'altra forza, il secondo pesce, è stato la scienza, che ha abbattuto, con la nascita dell'illuminismo, rivoluzione francese, eccetera, eccetera, ha abbattuto la vecchia forza del dogma religioso. Ma queste forze reazionarie non è che si sono addormentate, infatti hanno fatto tutto un largo giro che è durato quasi 2 secoli, e alla fine ci ritroviamo che è stato sostituito il dogma della religione col dogma della scienza. È così perché te lo dico io. E invece la scienza che cos'è? La scienza nasce dal dubbio. Devo mettere in dubbio ciò che comunemente si ritiene, perché la scienza per antonomasia è innovazione, è cambiamento, è rivoluzione. Non può essere dogma. Nel momento che la scienza diventa dogmatica, non è più una scienza. E la scienza è scemenza. Il cambio dell'era è un fatto meramente astronomico, perché lo zodiaco, quindi usciamo dall'era dei pesci, entriamo nell'era dell'acquario, perché lo zodiaco è formato dal fatto che nell'arco di un periodo che dura circa 2150 anni, il Sole sorge con dietro una costellazione. Quindi ogni 2150 anni il sorgere del Sole, relativamente alla posizione della Terra, cambia casa astrologica. Quindi in questo momento il nostro Sole sta sorgendo in questa fase di transizione. Secondo la cultura maya o la conoscenza maya dell'astronomia, il 2012 si è chiusa un'era di 5125 anni. Questo per i Maya rappresentava un fatto molto importante, perché il centro galattico, che funge da regolatore, che riequilibra il sistema ogni tot periodo, è stata emanata un'energia che deve resettare e rimettere in equilibrio ciò che, attraverso l'uso errato del libero arbitrio, gli esseri intelligenti hanno posto in disquilibrio. E quindi dal 2012, che era la data non della fine del mondo, era la data della fine di un ciclo e di un certo modo di vivere e concepire la vita, perché entrava un nuovo sole, perché questi cicli di 5125 anni i Maya li chiamavano soli. Quindi siamo usciti dal quinto sole nel 2012 e siamo entrati nel sesto sole, che era l'era dell'illuminazione, e corrisponde al nostro concetto di era dell'acquario. E questo cambio di case è dovuto a un movimento particolare che fa il nostro pianeta, ruotando su se stesso, perché la Terra non gira intorno al suo asse, ma ve lo faccio vedere che è più facile. Quindi praticamente quando la Terra gira, il suo asse di rotazione non è perfetto, ma lentamente descrive questo moto che viene chiamato moto di precessione. Lo vediamo. Come faccio a fare play sui video? Ok. Ovviamente estremamente accelerato. Ecco, questo giro la Terra lo fa in 2150 anni. In un giro ha percorso tutte e 12 le case zodiacali. Magari sto dicendo cose che voi sapete benissimo, però. Allora, questa immagine è un'immagine dell'era dell'acquario iniziatica, meravigliosa, non ne ho trovate altre uguali, perché descrive esattamente ciò che accadrà nell'era dell'acquario. Quindi, realmente, che significa per noi entrare nell'era dell'acquario? Perché noi siamo legati al cosmo, le energie cosmiche ci influenzano. Quindi il cambiamento di posizione fisica astronomica del pianeta Terra, per tutto ciò che la Terra è e contiene, noi compresi, significa una variazione energetica. Il fatto che noi siamo legati al cosmo lo ha dimostrato il grande mistico Rudolf Steiner, che ha inventato la biodinamica
sia zootecnica che agricola, tenendo in considerazione gli influssi che arrivano dal cosmo.